Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per il secondo semestre del 2024. La Luna, periodo direi di introspezione malinconica con la carta della Luna, ragazzi. Può anche essere un periodo dedicato al rivalutare il passato, nel senso che si potrebbero rivalutare situazioni, persone e anche emozioni, perché è come se ci fosse un qualche cosa che ritorna a galla con la carta della Luna. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generali, in seguito poi pubblicherò quelle sull'amore, quelle sul lavoro e quelle sulla crescita spirituale, quindi se non le volete perdere ragazzi restate sintonizzati, iscrivetevi e attivate la campanella. Allora abbiamo un 6 di bastoni, un 10 di pentacoli, un 2 di spade, un re di pentacoli, un 9 di spade, regina di bastoni, e regina di denari. Interessante perché avete re regina di denari. Allora ragazzi, partiamo da questo 6 di bastoni. 6 di bastoni è una carta che ci parla di qualche tipo di risultato che secondo me ormai avete belle che ottenuto, è come se fosse già presente nella vostra vita. Andiamo a vederlo. Sì, io ho come la sensazione che potrebbero essere dei soldi che sono stati arrivati, che sono stati arrivati. Dei soldi che sono già arrivati, potrebbe essere un sogno che è già stato compiuto, c'è già stato qualche tipo di raggiungimento di risultato che ha cambiato la vostra vita, devo dire, perché con la ruota della fortuna normalmente si indica un cambio positivo, veloce e positivo. Di solito è collegato ai soldi, ma non necessariamente, perché può anche essere collegato per esempio a un'abbondanza non monetaria, ma di opportunità, piuttosto che di lavoro. E poi vedendo questo 10 di pentacoli che adesso andiamo a vedere, ragazzi, devo dire che per qualcuno potrebbe essere un tema familiare e vedendo un po' le carte come la sensazione che qualcuno, se siete già in coppia, potrebbe anche decidere di occuparsi di mettere su famiglia. Diversamente, se fosse più una questione lavorativa o di direzione della vostra vita, ipotesi, potrebbe fortemente essere un nuovo lavoro, soprattutto perché abbiamo anche l'asso di denari e un 10 di denari che ci parla di contratti. C'è qualcosa comunque che dovrete lasciare indietro, con questo 5 di coppe. Si sono girati il sole e il mago. Probabilmente qualche amicizia, qualche riferimento, mi viene da dire. Però è come se ci fosse, perché comunque il 10 è una carta di compimento, e poi abbiamo anche un 1. Sento che nel prossimo periodo, ragazzi, si concluderà un qualche cosa per voi, per chi non si fosse già concluso, per iniziare qualche cosa di nuovo.
Potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un lavoro o anche proprio una famiglia o un gruppo di lavoro, eh. Adesso dipende come risuoni per voi. Ripeto, le altre tre, quella spirituale, sull'amore, sul lavoro, le pubblicherò più avanti, quindi potete poi approfondire e unire le due letture. Andiamo a vedere, ok, il 2 di spade spiegato da un re di bastoni, qui avete la regina, da un 7 di pentacoli e dal mago che aveva già fatto capolino. Guardate, io ho come l'idea che l'intenzione ci sia e vi dico che con il 9 di coppe e la carta della luna potrebbe essere un sogno del passato che avete ripescato o che andrete a ripescare in questo semestre per iniziare a portarlo a compimento. Anche se ho la sensazione che non saprete tanto bene come fare, come gestire le cose, come se adesso non vedesse tanto chiaro, infatti vi invito poi ad ascoltare, a riascoltare la lettura tra qualche mese, però guardate, avete un re di pentacoli alla fine, adesso andiamo a vederlo. Wow, 7 di bastoni e 9 di pentacoli. Allora, per qualcuno qua si tratta di aprirsi la partita IVA, soprattutto se dovete fare un nuovo gruppo, se c'è questo nuovo progetto. Ragazzi, soldi arrivano. Questo ve lo dico perché avete ruota della fortuna, 9 di pentacoli, 9 di coppe, 10 di pentacoli, quindi asso di pentacoli. Per cui soldi ne arrivano. La vostra situazione finanziaria non sento che sia in pericolo, diciamo così. Quello che sì vi posso dire è di cercare di non farvi distrarre troppo da eventi o chiacchiere esterne. Mantenete il focus. Però io ho come la sensazione che arriverà, potrebbero proprio arrivare dei soldi anche come premio produzione o come premio, non lo so, inaspettato, diciamo. Allora, il 9 di spade è spiegato da un 4 di coppe e da un 5 di bastoni. Ecco qua che sento la luna. E sento anche questo 2 di spade. Allora, qui il discorso è che siccome non vedete le cose in modo chiaro nel prossimo semestre su come, diciamo, quale sia la strada migliore, tenete presente che avete il mago, quindi avete tutti gli strumenti, le conoscenze, le doti, le abilità, tutto quello che vi serve per mettere in piedi questa cosa. E anche se adesso non vedete proprio bene, la luce in fondo al tunnel, non vi preoccupate perché il 9 di spade mi dice che vi state preoccupando, quindi occupando prima del tempo di problemi che in realtà non si sa neanche se ci potrebbero essere. Un'altra cosa vi dirò, il 94% delle cose di cui ci preoccupiamo, e sono studi scientifici, non succede. Quindi noi passiamo un sacco di tempo a preoccuparci, a pensare se succede questo, se succede quell'altro, e se poi, e se qui, e a farci venire anche l'ansia, perché chi vive troppo nel futuro rischia di creare troppa ansia, e poi alla fine tutto quel tempo dedicato a pensare se succede non è stato tempo sprecato perché in realtà poi quella cosa lì di cui noi ci preoccupavamo tanto non succede. Quindi lasciate perdere i pensieri, guardate, avete un re di pentacoli di nuovo e la luna, sono le due carte qui. Adesso vabbè, le rimetto dentro perché le ho toccate io con la mano così, però ero curiosa di vederle. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Guardate, un'altra regina di bastoni. Allora, devo dire che questa regina di bastoni potrebbe rappresentare una persona intorno a voi, potrebbe essere un o una partner, un'amica, una zia, mi dicono. Ho come la sensazione che questa persona vi aiuterà a vedere dove non ci sono le basi solide, magari per questo progetto, quello che voi non vedete, come l'idea che questa persona potrebbe iniziare a farvelo vedere. O per qualcuno si tratta di smontare un'illusione, di smontare una proiezione, ma questo vi serve perché? Perché quando vi rendete che una cosa non sta in piedi, tac, via, si toglie,
si va con altro. E qui finite comunque con una regina di pentacoli che andiamo a vedere, ma parla anche lei di abbondanza, di qualcuno che è perfettamente in grado di gestire le cose. Abbiamo di nuovo la luna che aveva già fatto capolino e il giudizio. Ragazzi, io sento che molte persone ripescheranno un sogno dal passato, un sogno che probabilmente avevate messo nel cassetto, che avete sempre voluto realizzare e non sapevate bene come. Adesso, grazie a questo cambio, avete come l'opportunità di mettere in campo questo progetto, anche se non sapete come. Magari questo Re di Pentacoli potrebbe essere una persona tipo un contabile, tipo un esperto del vostro settore, che magari vi guida, vi dà un aiuto. A molti consigliano di aprire la partita IVA, questo ve lo dico, e di non preoccuparsi troppo, perché ho come la sensazione che qualcuno si stia auto-boicottando dicendo e se io invece non mi rendo conto che manca qualcosa? Perché effettivamente c'è anche un 4 di coppe al contrario, come se foste focalizzati proprio solo lì davanti a voi, invece avete bisogno di aprire un pochettino di più gli occhi a 360 gradi. Ma avete anche il giudizio poi a fine lettura, quindi vi dico che è un po' come riuscire ad avere quella visione di insieme che prima non si aveva. Fate attenzione perché comunque con la luna potrebbero esserci, perché effettivamente voi avete tante carte di cecità in questo semestre, potrebbero esserci, e da lì capisco il perché vi preoccupate, certe paure o certe questioni, ma io vi dico, non sono vostre, sono paure che vi mettono addosso gli altri inerenti a questo progetto, questa situazione, insomma, ehm, ed è un po' come se vi renderete conto di queste proiezioni, cioè che sono gli altri che proiettano queste paure sul vostro progetto. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, ragazzi. La mente e gravame. Come l'idea che qui sentiate il peso sulle spalle di questi pensieri, di queste proiezioni, di queste aspettative, di questa, mi viene da dire mancanza, perché la luna di solito parla di una carenza, di un vuoto. Però guardate, questo qua è interessante questa carta perché vedete che c'è diciamo, come si dice? Un proletario, non mi veniva, che sta trasportando sulle sue spalle un nobile che a sua volta ha sulle sue spalle un gallo. Quindi praticamente è questa persona che si sta portando sulle spalle il peso di tutto sì, di quelli che gli sono sopra. Qui si tratta di soddisfare le aspettative di chi è in alto o le aspettative delle persone a cui diamo più importanza che noi stessi. Però è come se qua vi dicessero che effettivamente è una trappola della mente, perché soddisfare le aspettative degli altri non corrisponde a voi, ma corrisponde a chi si fa le aspettative. Che interessante. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Questi sono messaggi canalizzati e sono messaggi di Dio. Se per caso però non credete in Dio, potete comunque sostituire questa parola con universo piuttosto che madre terra oppure con il nome dell'entità in cui credete. Ormai sai che quando le cose cominciano ad accadere si susseguono a grande velocità e tutto si sistema perfettamente. Ma il tempismo deve essere perfetto. Quando l'inverno viene e ti circonda, ti sembra che non debba finire mai. Ma prima ancora che tu te ne accorga,
la primavera comincia ad intrufolarsi senza dar nell'occhio. Le giornate si allungano e la forza vitale sgorga. Prorompe ovunque intorno a te. Prima che tu te ne renda conto, l'inverno se n'è andato e la primavera è con te, in tutto il suo splendore. Regina di Pentacoli. Un uomo è come pensa. Cerca di vedere il meglio in ogni situazione e non pensare che il tuo risentimento o la tua infelicità per aver ricevuto un cattivo o iniquo trattamento siano giustificati. Questo atteggiamento non contribuisce né al benessere né alla pace mentale. Trasforma in positivo ogni pensiero ed emozione negativi, semplicemente rifiutandoti di accettare qualsiasi negatività. Sappi che io sono in ogni cosa e in ogni situazione e mantieni la mente ferma in me. Cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti o con un like e se volete sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video. Per abbonarvi, per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi e se volete dare un'occhiata ai titoli dei video potete guardare le playlist con la copertina lilla. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!